Salute a tutti! Nel primo pomeriggio di lunedì 9 settembre 1985, un ragazzo di San Casciano, di nome Luca Santucci, si recò in una radura nelle vicinanze del paese, 4-5 km, per cercare dei funghi. E vediamo che cosa successe. Queste sono le sue dichiarazioni fatte quello stesso giorno ai carabinieri di San Casciano. Verso le ore 13:45 circa di oggi 9 corrente mi sono recato in via Scopeti, località Salve Regina, per cercare dei funghi. Mentre stavo percorrendo un viottolino ho udito un rumorio di mosche dai cespugli. Mi sono affacciato per curiosare cosa c'era quando mi sono trovato un cadavere davanti, di sesso maschile. Tornato indietro ho notato una Golf bianca dentro la quale vi era un seggiolino per bambini, una tenda col telo strappato dalla parte del motore della macchina e un paio di scarpe rosse, anzi arancione, che erano quasi sotto la tenda. Da qui ho corso verso la mia autovettura, una Golf bianca uguale a quella che era parcheggiata, targata straniera. Presa la mia autovettura, sono corso subito a casa, ove, piangendo, ho riferito il tutto ai miei genitori. Dopodiché mio padre ha telefonato ai carabinieri di San Casciano per riferire quanto avevo scoperto. I carabinieri di San Casciano intervennero immediatamente e erano comandati dal maresciallo Vincenzo Lodato. Il maresciallo si accertò che c'era davvero questo cadavere di un ragazzo e poi guardò dentro la tenda e dentro la tenda scoprì il cadavere di una donna. Capì subito naturalmente che era un nuovo duplice omicidio del mostro di Firenze. Allora, prima di proseguire, segnalo ancora una volta, in altri video l'ho segnalato altre volte, questo libro bellissimo, Delitto degli Scopeti, giustizia mancata, di Vieri Adriani, Francesco Cappelletti e Salvatore Maugeri. È un libro nel quale sono reperibili tantissime notizie su questo delitto che oggi andremo a cercare di ricostruire, inizieremo a cercare di ricostruire. Vediamo le vittime. Le vittime, qui vediamo le celebri immagini tratte dai loro documenti che furono trovati lì in macchina nella tenda. Lei si chiamava Nadine Moriot, era una donna di 36 anni, separata da poco, da qualche mese, un anno, francese, entrambi erano francesi, che viveva in un paese non troppo lontano dal confine italiano, Montbéliard mi sembra, non so se l'ho pronunciato bene. Aveva due figlie, entrambe giovani, una ragazza di 12 anni mi pare e un'altra ragazzina di 5 anni. Ecco perché c'era il seggiolino dentro la macchina. Tra l'altro quel seggiolino fece compiere delle ricerche perché si pensò che il mostro potesse aver preso il bambino, ma cosa che fortunatamente non è la vera. Questa donna, dopo la sua separazione, da diversi mesi aveva iniziato una relazione con un ragazzo molto più giovane di lei, Jean-Michel Kravechvili, non so se l'ho pronunciato bene, un ragazzo di origini georgiane che viveva con due fratelli in un paese non troppo lontano, Besançon, e era un ragazzo un po' bohemien, con i capelli lunghi, quando i capelli lunghi ai tempi insomma cominciavano a non andavano più anzi da tempo. Era un batterista abbastanza noto nella zona in un complessino rock jazz. Allora, i due erano in vacanza in Italia da qualche giorno era loro intenzione inserire in questa vacanza anche diciamo, una parte di lavoro della donna, perché Nadine gestiva un negozio di scarpe e voleva visitare una fiera di scarpe a Bologna. Questa era la loro intenzione, probabilmente quando sarebbero ripartiti per tornare in Francia, sarebbero passati da questa fiera. Ecco, c'è da dire che riguardo questo argomento del loro viaggio non lo affronteremo adesso. È un argomento molto, molto importante e anche molto controverso perché ci fu molta confusione all'epoca su questo loro viaggio successivamente, grazie all'avvocato Vieri Adriani e poi anche a questo libro, si sono scoperte alcune cose
che consentono di fare delle considerazioni sulla data del delitto, però queste le vedremo in un prossimo video, non le vediamo adesso. Vediamo il luogo del delitto. Via Scopeti innanzitutto cos'è? Via Scopeti è una strada comunale che parte da San Casciano e va verso Firenze. Ecco, a San Casciano c'è un punto in cui si dirama dalla via Cassia. La via Cassia anch'essa va verso Firenze, soltanto che fa un giro più lungo. Via Scopeti è una via più breve, che è lunga circa 6 km, poi si reinnesta nella via Cassia e nelle vicinanze di Tavarnuzze, che è una frazione di Impruneta. Ecco, in questi 6 km di via Scopeti ci sono boschi, campagne e però ci sono anche un paio di abitati, Sant'Andrea in Percussina e Spedaletto. Superato Sant'Andrea in Percussina, dopo qualche chilometro, un paio di chilometri, 1,5 chilometri credo, si arriva a questa radura. Si vede in alto sulla sinistra, un po' sopraelevata, con una strada di accesso che però si innesta dall'altra parte. Lo vediamo in questa piantina. Ecco, c'è da dire che questa strada era una strada abbastanza frequentata dalla gente del posto, perché appunto costituiva la via più breve per arrivare a Firenze da San Casciano, ma anche in quel periodo perché la superstrada, il raccordo autostradale Firenze-Siena, era inagibile, c'erano dei lavori in corso. Mi sembra che l'autostrada, la superstrada era in costruzione, aveva dei tratti ancora in costruzione. Ecco, vediamo che appunto si giungeva a questa radura il cui accesso era dalla parte di Tavarnuzze, dalla parte di Firenze. Firenze distava circa una decina di chilometri, forse qualcosina di meno, San Casciano circa 5 chilometri. Dall'altra parte c'era un muro che delimitava una proprietà agricola di un certo Giancarlo Rufo e dentro c'era anche un podere al quale si aveva accesso attraverso un cancello che era proprio davanti al punto di inizio della sterrata della piazzola. Questo cancello poi dava accesso a una strada che era in direzione di Firenze, dove si arrivava dopo qualche centinaio di metri su una collinetta dove c'era questo podere. Molto importante perché poi, lo vedremo più avanti, in quel podere ci furono delle persone che videro qualcosa. In quest'altra piantina, da Google Earth, vediamo una visione prospettica delle stesse cose. Si capisce bene l'accesso al podere Rufo e si vede bene la sterrata che conduce alla radura, la radura del delitto. Ecco, qui mettiamoci su via Scopeti tramite Google Maps in direzione San Casciano, cioè in arrivo da Firenze. Ecco, qui si vede che sulla sinistra c'è questo muro, lì un pochino più avanti si vede che si interrompe perché c'è il cancello di accesso alla proprietà Rufo. Sulla destra si vede l'inizio di questa sterrata che va fino alla radura. Ecco, qui si fa un passo in avanti, si vede questo accesso, si vede meglio dove ci sono le ombre sulla destra, sulla sinistra si vede che c'è lo slargo che porta al cancello della proprietà Rufo. Ecco, in quest'altro fotogramma si è andati ancora avanti, sulla destra c'è la sterrata che sta salendo e lì dove c'è la freccia è la zona dove c'è questa radura. Qui si vede invece come attualmente il cancello di accesso alla proprietà Rufo. Ecco, attualmente questo cancello è molto arretrato rispetto alla strada per facilitare l'accesso sia alle persone che arrivano da Firenze sia a quelle che arrivano da San Casciano. Come si vede il cancello non è perpendicolare alla sterrata che porta su alla proprietà, ma è insomma tutto inclinato, quasi parallelo, un po' più parallelo alla strada. Però ai tempi del delitto, nell'85, non era così. Ecco, purtroppo non esistono foto chiare, perlomeno io non ne ho trovate, foto chiare di come era all'epoca. Esistono dei fotogrammi tratti dal documentario di History Channel. Qui si vede che il cancello era molto più perpendicolare alla sterrata, per cui anche perpendicolare alla strada, e lo slargo di accesso era molto più piccolo. Questo comporta tante cose, comporta per esempio che dentro questo slargo non è che si potevano nascondere tante macchine, questo è un fatto importante, ma un altro fatto importante è che in queste condizioni chi arrivava da Firenze
era costretto ad allargarsi molto sulla destra per poter imboccare il cancello, altrimenti rischiava di sfregare la fiancata sinistra sulla colonna di sinistra. Questo invece è uno schema di come era questo cancello. Allora io sto battendo molto su questa parte perché appunto in futuro vedremo quanto sia importante. Ecco, diamo un'occhiata alla radura. Allora, la radura c'è ancora, naturalmente, abbiamo visto prima, però è molto cambiata rispetto a quello che era nel 1985, anche perché ci fu un incendio e poi è una radura molto molto frequentata, molto così è anche oggetto di scariche, insomma c'è stato un cambiamento nella disposizione delle piante, è diversa da come era una volta. Vediamo di capire come era una volta attraverso un paio di schemi che all'epoca aveva disegnato la polizia scientifica. Qui vediamo la radura sopra la collinetta, ecco qui vediamo la strada di accesso, la sterrata, qui è segnato 57 metri, si vede lassù in alto la tenda, ecco la tenda rispetto al suolo stradale, la sommità della tenda era 6 metri e 12, sulla destra dove c'è scritto 4 metri e 10, ecco lì è una parte della radura che era separata dal resto da una fila di cespugli, lo vedremo meglio nella prossima piantina. Qui vediamo ancora l'accesso alla radura all'epoca. Questa è una foto tratta dal fascicolo fotografico e che io non ho, sono uscite alcune foto, questa è una. Ecco, si vede la sterrata che dà accesso alla radura. Ecco, io credo che chi vide la tenda, però questa questione, se la tenda si vedeva o non si vedeva, non è una questione semplice, non tutti sono d'accordo. Secondo me, chi vide la tenda la vide da qui, cioè diciamo viaggiando da Firenze verso San Casciano, si arrivava a questa sterrata che dava una visione libera della radura e là in alto, molto probabilmente, era facile vedere questa tenda. Probabilmente non tanto la macchina, o forse sì, però la tenda sicuramente si vedeva bene da questa posizione. Poi non so se si vedesse bene andando avanti, guardando sulla destra dove c'era la collinetta, questo non lo so. Ecco, vediamo la piantina realizzata dalla scientifica. Allora c'è da dire che questa piantina ha un errore madornale, che è l'errore di come è disposta la tenda. Allora qui la tenda si vede che ha il lato breve che è parallelo alla via asfaltata, a via Scopeti, e c'è dentro una figurina che rappresenta la donna che era dentro, che sembra disposta sdraiata sul lato breve, e invece non è così, è tutto sbagliato questo. Ho cercato di mettere a posto la posizione in questo modo. Ecco, questa è più realistica, poi vedremo le foto, ma che tra l'altro sono conosciutissime. Comunque, diamo un'occhiata alla disposizione della vegetazione. Come si vede, la radura era divisa in due parti. C'era la parte più grande, dove c'era la macchina e dove c'era la tenda, era circa una quindicina di metri larga, e in mezzo c'era una fila di cespugli che delimitava un corridoio più stretto, è largo circa 3 metri, come si vede, lungo 12 metri e 50. Tra i cespugli di destra del corridoio vediamo il cadavere di Michel, con davanti una macchia di sangue. Ecco, mi sono dimenticato di dire che Michel aveva 25 anni. Ecco, De Fazio dice che nel complesso questa radura era di forma ovalare di una ventina di metri per 15. Vi faccio vedere un'immagine, ecco una immagine che io ho trovato anni fa in rete, ma non mi ricordo dove l'ho trovata francamente. Sembra un'immagine tratta da una ricostruzione fatta per il processo Pacciani, udienza 8694, qualcuno ha disegnato dei percorsi, ma non è sicuramente un'immagine dell'epoca perché mancano diversi particolari, l'albero per esempio davanti alla tenda, qui non c'è, per cui è sicuramente una immagine posteriore, però dà l'idea di quello che era la disposizione dell'auto e della tenda al momento del delitto. Qui si vede sulla destra che c'è anche lo slargo che sembrerebbe un po' cambiato rispetto a quello che era una volta.
Ecco, qui arriviamo invece alla tenda e all'auto, alla foto della tenda e dell'auto. Ecco, questa è un'immagine celebre, è tra l'altro anche riportata nella copertina, in parte nella copertina del libro che dicevo prima. Questa immagine nella sua completezza non si sa se è reperibile, quanto sia grande, perché ci sono tantissime versioni con tagli a sinistra, tagli a destra e così via. Io ho rintracciato la versione più completa, purtroppo meno definita di quella precedente, sul documentario di History Channel. Ecco, come si vede qui, sulla parte sinistra si vede un albero. Ecco, questo è un albero, un abete, che servì alla polizia scientifica per prendere gran parte delle misure. Ecco, così, tanto per avere un'idea, poi lo vediamo con calma, questi vari marker, vediamone alcuni. Allora, il marker C è un bossolo, il marker D è un altro bossolo, il marker E è una macchia di sangue che era situata davanti all'ingresso della tenda, poi vediamo la questione degli ingressi. Una macchia di sangue, era sangue di Nadine, a un'ottantina di centimetri dall'ingresso della tenda. Il marker B indica, credo, questa cosa, cioè, credo che siano dei paletti, una busta di plastica. Il marker B, sì, una custodia plastificata. Allora, sull'auto c'è una freccia rossa. Ecco, quella freccia rossa indica una macchia di sangue di Michel, che era lì sul gocciolatoio, sul montante della macchina sinistro. L'auto era chiusa a chiave, completamente chiusa a chiave. La tenda era una piccola canadese a 2 posti, molto piccola. Ecco, sulle misure c'è una certa confusione. Allora, se si va a leggere il rapporto della scientifica, si trova questo. Essa è alta da terra 1,40 m nella parte posteriore, che è rivolta al centro dell'area, e 1,10 m nel lato dove è ubicata l'apertura centrale, in atto con la cerniera aperta rivolta a via degli Scopeti. La larghezza è di 1,85 m. Ecco, allora, queste misure, sembrerebbe che il lato a destra, quello che si vede c'è un taglio, poi parleremo anche di questo taglio, sembrerebbe più alto di quello a sinistra, che qui non si vede e che è rivolto verso via Scopeti. Non so, non sembra che ci sia questa differenza di 30 cm. Nel libro che abbiamo visto prima, questo 1,10 m, che qui è indicato come misura di altezza inferiore, viene interpretato come larghezza. Comunque la tenda aveva nei suoi 2 lati più lunghi una cerniera d'accesso. Una cerniera che sul lato che dava su via Scopeti, davanti al marker E, era aperta. Non si sa bene se la scientifica la trovò aperta, qui sembrerebbe di sì, in atto con la cerniera aperta. Mentre dalla parte opposta, verso la radura, era chiusa, però c'era un taglio che la attraversava completamente. Questo taglio, qui lo vediamo, ecco, in questa immagine che ho già fatto vedere in un altro video, era un taglio di una quarantina di centimetri a mezza costa che divideva in 2 questa cerniera. La foto del taglio è stata fatta recentemente rimontando la tenda per misurazioni recenti. Qui vediamo lo schema con il taglio. Ecco, teniamo conto che dietro il telo argenteo c'era un telo giallo, il cosiddetto catino. Io non me ne intendo di campeggio, ma praticamente il telo argenteo serviva a proteggere dalla pioggia e la tenda vera e propria era questa copertura gialla, questo catino giallo. Ecco, questo catino non fu interessato dal taglio. Il catino, lo vediamo qui, questo è il lato che dà su via Scopeti, era proprio il lato dal quale i due malcapitati entravano nella loro tenda. Dall'altra parte c'era il lato che abbiamo visto, era chiuso e aveva questo taglio. Il catino, in corrispondenza della cerniera del telo esterno, aveva un'altra cerniera che era collegata a una zanzariera. Dove c'era la zanzariera, la stoffa del catino non era fissata, si poteva, come si vede qui, è stata fissata sul lato destro. Ecco, questa zanzariera, ecco, non so se venne trovata chiusa. Questa è una informazione che non ho ben capito
quando arrivò la scientifica era chiusa. Sembrerebbe che fosse stata aperta la cerniera del telo esterno, ma niente si dice di quella della zanzariera. Questo che si vede qui davanti è il lato lungo, cioè è il lato di 1,85 m, mentre i due lati sulla destra e sulla sinistra sono quelli corti, che il libro che abbiamo visto prima di Adriani e Cappelletti interpreta quella misura di 1,10 m come la misura di questi due lati. Vediamo la zanzariera. Allora, sulla zanzariera furono trovati 5 fori di proiettile. Allora, qui vediamo lo schema. Allora, bisogna dire che l'altezza di questi fori fu misurata non rispetto al suolo, ma rispetto alla cerniera della zanzariera. Ecco, io ho presunto che la parte di telo dalla cerniera della zanzariera fino al suolo fosse una quindicina di centimetri. Per cui ho riportato queste misure, considerando appunto questa misura di 15 cm, rispetto al suolo e non rispetto alla cerniera della zanzariera. Ecco, c'era un primo foro a 25 cm, un secondo a 35 cm andando verso l'alto e erano praticamente sulla stessa verticale. C'era un foro a 39 cm spostato di 6 cm sulla destra rispetto al precedente, un foro a 61 cm spostato sulla sinistra di 4 cm rispetto ai primi due e poi un foro in alto finale a 71 cm che era più o meno sulla stessa verticale dei due più in basso. Questi fori erano di dimensione sui 5-6 mm, escluso il numero 4 che era di 1 cm. Teniamo conto che un proiettile calibro 22 è circa 5 mm di diametro. Erano fori di proiettile chiaramente e tutti avevano un alone nerastro che contornava il foro di largo circa 1 millimetro, più o meno completo, in alcuni fori completo, in altri fori meno, che dovrebbe essere un anello di ustione, cioè dovuto alla bruciatura del tessuto. Il tessuto della zanzariera era un tessuto sintetico molto fine, alla bruciatura dovuta al proiettile che è molto caldo, che attraversò la zanzariera. E questo ci dice che la pistola, ma poi questo comunque lo vedremo quando vedremo la dinamica, era molto molto vicina a questo tessuto. C'era anche un foro di uscita, questi erano tutti i fori di ingresso naturalmente, c'era anche un foro d'uscita. Il foro d'uscita era sul retro della tenda, dall'altra parte. Qui lo vediamo dove c'è questa freccia, nell'angolo qui c'era un foro d'uscita. Sulla misura, sull'altezza di questo foro io ho avuto una discussione con un noto mostrologo, si legge nel rapporto della scientifica. Il terzo paletto metallico nell'angolo posteriore destro è flesso verso il basso in direzione del viottolo, sullo stesso angolo, sull'incerato di copertura, a centimetri 50 dalla base è una soluzione di continuo a bordi sfibrati a forma di L, di millimetri 7 circa, che trova riscontro sul pagno giallo sottostante. Si parla di 50 cm. Invece nella perizia De Fazio, piccole lacerazioni lungo il margine posteriore destro della tenda stessa a circa 30 cm dal suolo, corrispondente sui due teli, in quello esterno assume aspetto a strappo con forma L, come con lesione da punta, mentre sul telo interno assume forma rotondeggiante con margini introflessi pestati, come per passaggio di proiettili da arma da fuoco dall'esterno all'interno. Allora De Fazio dà una misura di 30 cm e dice che quel foro è un foro di passaggio di un proiettile dall'esterno verso l'interno. E allora De Fazio si sbagliava. Quel foro era un foro di uscita e non era a 30 cm ma era a 50, perché De Fazio aveva preso le misure su una tenda ridotta così. Come si vede, ricordo che prima di tutto erano state date delle disposizioni di preservare la scena del crimine in un certo modo, per cui la scientifica cercò di lavorare al meglio, però comunque fecero degli errori. Un errore fu quello di smontare in modo frettoloso la tenda, addirittura tagliandola, e prima dell'arrivo di De Fazio, cioè l'accordo con De Fazio era che al successivo delitto sarebbe andati a prenderlo e portato sul luogo ancora incontaminato.
Però questo non successe, De Fazio fu mandato un elicottero, De Fazio arrivò con immagino un paio d'ore di ritardo e trovò la tenda che era stata smontata. La tenda venne rimontata a suo uso e consumo, ma si può capire in che condizioni era. Eccola qui si vede tutta sbilenca con il taglio la cerniera sotto che è aperta, e si può immaginare che quel foro sul lato posteriore fosse finito chissà dove. Lui dice 30 cm, ma non erano 30 cm. Per chiudere l'argomento del foro, ricordo che sempre questo noto mostrologo mi ha contestato il fatto che la misura dovrebbe essere stata presa non sulla verticale, quei 50 cm, ma sul lato inclinato della tenda. Va bene, io con qualche calcolo trigonometrico, presupponendo un angolo plausibile, sono giunto alla conclusione che non erano 50 cm, ma erano 48,5, una cosa simile, molto simile, insomma, alla misura. Andiamo a vedere i bossoli. I bossoli trovati furono 9. Ricordo che la capienza della beretta del mostro era esattamente di 9 colpi. 8 stavano dentro il caricatore, 1 poteva essere messo in canna, così in tutto erano 9. E lui ne sparò effettivamente 9. Ricordo che ci furono altri 2 delitti in cui sparò tutti e 9 colpi, e sono quello di Borgo e quello di Baccaiano. Negli altri casi ne sparò sempre un po' di meno. Allora, qui vediamo i primi 2, ecco, vediamo che il D e il C sono 2 marker per 2 bossoli. Qui vediamo un terzo bossolo, il G, che è appena dentro la tenda. Qui si riesce a vedere anche leggermente, dove c'è la freccia rossa, si vede l'ottone del bossolo. Questi 3 bossoli vennero trovati a lunedì pomeriggio, il giorno del ritrovamento dei cadaveri. Ma non se ne trovarono altri. Allora si andò il giorno dopo con il metal detector e furono trovati altri 6 bossoli. Eccoli qua. Il bossolo A, E, F, H, O e Q, oppure Q ed O. Erano davanti al materassino. Allora questo è lo schema completo. È uno schema completo, ma le misure sono state prese rispetto all'albero e non sono così chiarissime le misure della scientifica. Io ho cercato di ricostruirle in un modo plausibile e sono giunto a questo schema. Allora vediamo il C e l'E sulla destra, che sono i 2 bossoli trovati il lunedì, l'albero di abete, vediamo la macchia di sangue, che era una macchia di una ventina di centimetri di diametro, accanto alla macchia c'era il bossolo A, e poi vediamo il bossolo G dentro la tenda e gli altri 5 bossoli davanti alla tenda, a pochi centimetri. Ecco, allora, la posizione di quei bossoli ha messo in crisi diverse persone, perché è una posizione anomala rispetto a uno sparatore che, tenendo conto sia della logica, diciamo, lo sparatore è chiaro che per sparare attraverso la zanzariera doveva avvicinarsi il più possibile, perché da lontano non sarebbe riuscito, anche se dentro ci fosse stata una luce come sicuramente c'era, non sarebbe stato facile vedere i corpi, inquadrare i bersagli, per cui doveva essere lì, doveva avere gli occhi proprio a costo. Sparò da quella posizione, però sappiamo che in una beretta come quella del mostro i bossoli vengono espulsi circa attorno al 1,70 m di media. Prove recenti condotte per incarico dell'avvocato Vere Adriani lo hanno dimostrato. Mediamente con quelle munizioni che venivano usate dal mostro, il bossolo viaggia sulla destra a 1,70 m e indietro 1 metro. Ecco, in questo caso abbiamo dei bossoli che sono tutti davanti alla tenda, e la cosa ha messo in crisi tanti commentatori che cercavano di ricostruire la dinamica. Allora, cominciamo. Per chiarire bene la questione di questi bossoli, cominciamo a vedere come la polizia scientifica li trovò. Ricordo che vennero trovati al martedì. Al martedì mattina, infatti, si legge in un addendum al rapporto della polizia scientifica: si è provveduto ad una ispezione con uso del metal detector del terreno adiacente alla tenda. Detta operazione ha portato al ritrovamento tra i ciuffi di erba secca antistanti l'apertura principale
quella rivolta a Via degli Scopeti, di numero 6 bossoli, calibro 22, marca Winchester, con il fondello percosso. I suddetti bossoli, contrassegnati con le lettere A, O, Q, H, F, E, distano rispettivamente a 1,40 m dall'albero, eccetera, eccetera. E qui ci sono tutte le misure. La cosa importante è che si dice appunto che furono trovati questi bossoli tra i ciuffi d'erba secca antistanti l'apertura principale. Allora io un po' di anni fa, adesso vi racconto un episodio così, un po' di anni fa a uno dei convegni sul mostro che venivano organizzati allora, ne veniva organizzato uno all'anno, mi ricordo era un convegno a Firenze, poi furono interrotti. Andai a questo convegno e feci presente a uno dei relatori, che era Armando Palmegiani, gli feci presente, feci osservare questo fatto strano di questi bossoli che erano proprio davanti alla tenda. E gli raccontai quella che era la mia interpretazione, la mia soluzione. Lui alla mia soluzione non gli piacque la mia soluzione evidentemente e disse ma no, hanno picchiato da qualche parte, hanno rimbalzato sull'albero, eccetera, eccetera. Poco convincente. Allora, Armando Palmegiani recentemente ha collaborato alla riedizione del libro di Ruggero Perugini, Un uomo abbastanza normale, ha scritto degli addendum. Ecco, in questi addendum si parla appunto anche di questa questione dei bossoli davanti alla tenda. Leggiamo. Com'è possibile che si sia dovuto ricorrere al metal detector per trovare ben 6 bossoli, visto che quella zona dello spiazzo è in terra battuta senza una significativa vegetazione? Si potrebbe ipotizzare che quei bossoli non siano stati visti dalla polizia scientifica il giorno 9 settembre, per il semplice fatto che non ci fossero. Forse erano stati incautamente prelevati dai primi appartenenti delle forze dell'ordine giunti. Poi, al momento di redigere gli atti, ci si accorge di questo e si corre ai ripari cercando di trovare una giustificazione del grande errore compiuto. Risulta di conseguenza non attendibile la posizione dei predetti bossoli per determinare l'eventuale posizione dello sparatore, ricordando che un'arma come la Beretta 22 LR ha una espulsione antero-posteriore con andamento a destra con una traiettoria che li fa toccare al suolo a una distanza rispetto il punto sagittale dello sparatore di circa 50 cm o poco più. Vabbè, allora la distanza è sbagliata perché 50 cm sono pochi. I bossoli fanno, abbiamo visto, queste prove sono prove serie, fanno un percorso più lungo, 1,70 m circa e 1 metro all'indietro. Ma allora questa spiegazione cosa dice Palmegiani? Praticamente sarebbe andato lì qualcuno, avrebbe trovato questi bossoli, se li sarebbe messi in tasca, immagino, e poi quando si era accorto, uno delle forze dell'ordine, si era accorto che aveva fatto quello che aveva fatto e le aveva ributtate lì davanti, no? È una cosa insomma assolutamente. Tra l'altro Palmegiani mi sembra che sia anche un poliziotto, cioè è vero sì che si parla dell'85, ma avere questo concetto della polizia scientifica di allora o dei carabinieri che intervennero per primi è veramente una cosa. Ma allora, per sgombrare, siccome è molto importante questa questione dei bossoli, è molto molto importante, per sgombrare il campo da questa fantasia, leggiamo nel rapporto giudiziario dei carabinieri a firma Vincenzo Lodato, che ricordo che Vincenzo Lodato era il maresciallo di San Casciano che per primo arrivò sul posto. Il 10 settembre 85 alle ore 14:30 il maresciallo Lodato Vincenzo informava telefonicamente la locale centrale operativa che poco prima, su indicazione del cameriere Santucci Luca, eccetera, eccetera, praticamente aveva segnalato il delitto e il maresciallo alle 14:30 informava i suoi superiori. Subito dopo il citato sottufficiale si recava nella zona segnalata. Da una prima segnalazione appariva subito chiaro che la coppia era stata assassinata dal cosiddetto mostro di Firenze, per cui sul posto si portavano prima il capitano Giuseppe Rositani, comandante della compagnia di Firenze e Oltrarno, e successivamente il tenente colonnello Antonio Rimicci, comandante del gruppo di Firenze, con personale dipendente per eseguire i dovuti accertamenti. Constatato ciò, cioè diciamo che dopo che avevano fatto un po' di accertamenti, constatato ciò, come era stato concordato dagli inquirenti,
magistrati, ufficiali dei carabinieri e funzionari di polizia di Stato, nella riunione tenutasi presso la locale procura in data 17 aprile 85, cioè il 17 aprile 85 c'era stata questa riunione tra tutte le forze dell'ordine dove erano state date le disposizioni per un nuovo delitto del mostro. La zona veniva subito transennata con una fettuccia, onde evitare che potessero disperdersi o cancellarsi le tracce del delitto. E subito dopo interveniva il dottor Paolo Canessa, il professor Mauro Maurri, il dottor Sandro Federico, il capo della mobile. Allora, tutta questa gente intervenne praticamente subito. La scientifica intervenne alle 15. Nel rapporto della scientifica si legge che intervenne alle 15. Allora, alle 14:30 il maresciallo telefonava ai suoi superiori perché Luca Santucci aveva appena saputo di questa cosa. Si recava sul posto, alle 3 c'era già la scientifica. Allora io mi domando, non è possibile che in questo lasso di tempo ci sia stato qualcuno che ha preso questi bossoli e se li ha messi in tasca e poi li ha tenuti in tasca tutto il pomeriggio e poi la mattina dopo o la sera li ha buttati lì. Cioè era veramente... E poi gli altri bossoli, perché non si è messo in tasca anche gli altri 3 che invece vennero trovati? È chiaramente un'ipotesi assurda, quella fatta da Armando Palmegiani, che mettiamola da parte. Quei bossoli in quella posizione, cioè ci vuole un minimo di fantasia per riuscire a spiegarli. E ci potrebbero essere delle ragioni, cioè, teniamo conto che c'è anche del fatto che davanti alla tenda con lo sparatore, con il ragazzo che era uscito, c'era stata un pochino di maretta, per cui poteva essere successo che magari questi bossoli avessero anche fatto degli strani percorsi. Comunque questo lo vedremo nel prossimo video. Vi saluto.